Ciao, io sono Flavio, titolare di Toccio Racing. Da oltre 10 anni ci occupiamo di moto e siamo molto incentrati per quanto riguarda le competizioni e l'uso agonistico su circuito. Sono Giovanni e qui in Toccio Racing mi occupo di sviluppare nuove tecnologie per motociclette da corsa. Toccio Racing si occupa da anni della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli per uso stradale e nella assistenza in pista per motociclette da corsa. La stampa 3D è importante nel nostro team principalmente perché ci ha dato l'opportunità di poter fare veramente sviluppo sulle moto che usiamo e la possibilità di avere una tecnologia in casa che ha un costo accessibile e con dei materiali molto tecnici come quelli offerti da Filo Alfa, che non consentono solo di effettuare dei lavori di prototipazione, quindi avere un componente di prova per poi realizzarlo con tecnologie convenzionali, ma realizzare veramente il componente definitivo che poi viene montato sulla moto. Il materiale che forse più ha permesso questo a noi di Toccio Racing è il Thermec. Con il Thermec abbiamo realizzato appunto diversi componenti della nostra moto e in particolare tutti i supporti della strumentazione. La caratteristica di questo materiale di resistere ai solventi, di resistere alle benzine ma anche ai grassi che vengono utilizzati sulla catena ha permesso proprio di utilizzare questo materiale per lo sviluppo del supporto del potenziometro posteriore, che è un elemento che va a misurare l'escursione del monoammortizzatore posteriore, che è un componente veramente molto critico perché è vicino agli scarichi, è vicino alla catena, è vicino al motore che raggiunge temperature molto importanti e quindi questo materiale ci ha permesso veramente di sostituire quello che veniva realizzato in alluminio. Un altro materiale che abbiamo utilizzato è stato l'Alpha Nylon, quindi un nylon caricato con fibre di carbonio. È stato utilizzato nello sviluppo dei convogliatori per il raffreddamento dell'impianto frenante, che hanno permesso un abbassamento della temperatura di esercizio di oltre 70 gradi su tutto l'arco della competizione. Sempre in nylon carbonio è stato sviluppato anche il convogliatore di raffreddamento e di pulizia della frizione a secco, sfruttando anche la capacità del nylon carbonio di resistere all'urto con detriti piuttosto che proprio la resistenza meccanica in sé, ha permesso di raffreddare la frizione a secco e contestualmente di pulirla da tutte le particelle, le microscorie che si formano durante il lavoro del pacco frizione. Qui in Toccio Racing ci siamo occupati del pacchetto aerodinamico della Panigale V4 Ducati, sviluppando le alette che all'interno hanno una struttura a nido d'ape e questo consiste di avere una grande rigidezza e resistenza che permettono di sfruttare tutti i 27 kg di carico aerodinamico che generano 300 km/h, ma allo stesso tempo in caso di cadute permette all'aletta di rompersi nella parte più cedevole e non va a strappare la carena, cosa che invece succede con l'aletta in carbonio, e questo permette da un lato di salvare la carena ma dall'altro lato anche di ripartire e ritornare in pista con quasi tutto il profilo aerodinamico intatto. Oltre alle alette abbiamo anche sviluppato una pinna specifica per la vasca da bagnato, cioè l'acqua che viene asportata dalla ruota anteriore corre lungo la carena e si trasporta sulla gomma posteriore, causando nella peggiore delle ipotesi aquaplaning. Abbiamo sviluppato quindi una pinna specifica che va a deflettere l'acqua che corre sulla parte inferiore della carena e quindi permette di avere una migliore performance sul bagnato. Un aspetto non secondario della stampa 3D, dell'additive manufacturing, è sicuramente anche l'aspetto, se vogliamo, ecologico. So che sembra un po' strano parlarne in questo contesto, no? Nel contesto delle corse, nel contesto dell'odore di benzina in pista. Tecnologie di produzione tradizionali implicano un enorme dispendio di materiale ma soprattutto di energia per produrre componenti ad esempio in materiali metallici, mentre la stampa 3D di fatto parte da un piano vuoto in cui viene aggiunto solo ed esclusivamente il materiale di cui si ha bisogno, quindi diciamo che anche in questo settore qui, anche in questo senso qui, la stampa 3D è molto d'aiuto per fare anche la nostra piccola parte nel cercare di cambiare un po' questo mondo. Nei progetti futuri parteciperemo al trofeo Pirelli cercando di vincerlo e agli altri trofei sempre a livello nazionale nei weekend di Coppa Italia. Vi invitiamo, se vi è piaciuto questo video e se vi è piaciuto quello che facciamo, a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram e sul nostro sito web www.toccioracing.com. Vi aspettiamo!